Parlare nel salone per un fiorentino dovrebbe sembrare normale, ma veramente non lo è. È un'emozione incredibile e tanto più parlare di cultura dal momento che sono un ingegnere, forse è un po' presuntuoso. Però, visto che per tanti percorsi della vita sono stato coinvolto con i beni culturali, o se vogliamo una fusione fra arte e scienza e beni culturali, sì, è vero, questo salone per me rappresenta qualcosa di più, perché già dal 75 mi ha visto coinvolto nella ricerca del murale di Leonardo da Vinci, La battaglia d'Anghiari, che si cela sotto queste pitture. Vi racconterò un po' di qual è un po' lo stato dell'arte su questa ricerca, ma prima permettetemi di fare un po' un excursus su quello che è lo stato dell'arte, sì, ma diciamo della scienza che cerca disperatamente di entrare nel mondo dei beni culturali per dare una svolta e certamente un contributo positivo che potrebbe creare anche molto lavoro e anche decisamente una valorizzazione dei nostri beni culturali, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello mondiale, visto che milioni di persone vengono in questo paese, non solo come visitatori, ma anche a portarci soldi, non ce lo scordiamo, e forse questi visitatori si meritano qualcosa di più, almeno quando si interfacciano, quando vedono, osservano meravigliati e affascinati i nostri beni culturali. Io penso che oggi, se cominciamo a dare più spazio, come ho detto prima, ai nostri beni culturali, certamente questo può portare un modo migliore per accattivarci questa loro amicizia, questa loro dedizione al nostro paese e, come vedrete, si può fare e si può fare molto di più. Quando noi andiamo in un museo pensiamo di vedere i capolavori, siamo affascinati, però forse dovremmo anche cominciare a domandarci: ma quello che vediamo è tutto quello che dobbiamo vedere, che possiamo apprezzare, o piuttosto magari c'è ancora così tanto che quegli artisti ci hanno dato, hanno creato, ma noi non riusciamo più né a vederlo né tantomeno a capirlo. E se riuscissimo invece a vedere il mistero che si cela dietro la creazione di ogni capolavoro, e se per fare questo potessimo usare tecnologia, scienza applicata, certamente questo sarebbe per noi un grande arricchimento, ma per tutti coloro che, come ho detto prima, ci vengono a trovare e ci danno grandi possibilità anche economiche. Facciamo un esempio: prendiamo uno dei dipinti più acclamati, più conosciuti, e prendiamo Leonardo. Pensiamo di sapere tutto di Leonardo, diciamo che siamo appena all'inizio a capire un po' Leonardo, chi era soprattutto come artista. E non solo per il mistero della battaglia d'Anghiari. L'adorazione dei magi agli Uffizi. Chi è che può dire di non averla mai vista? In effetti io vi dico che non l'abbiamo mai vista, perché solo usando tecnologie adeguate possiamo riscoprire, anzi scoprire per la prima volta quello che Leonardo veramente ha fatto su questa opera. E cominciamo a prendere un dettaglio per vederne non solo più ravvicinato, ma se per, diciamo, una magia tecnologica potessimo rimuovere questa pittura monocroma, forse scopriremmo cose che sono lì, ma non abbiamo mai pensato di poter osservare. Per esempio la mangiatoia, ma potete vedere che in basso sulla sinistra si staglia anche la figura di un elefante che di fatto Leonardo ha dipinto. Dipinto anche se è un disegno, perché in effetti l'ha fatto a pennello. Cioè noi stiamo guardando sotto la superficie pittoria, stiamo guardando il disegno, quello che ci ha lasciato Leonardo, il momento creativo che dalla mente passa alla creazione di queste figure incredibili, oltre 70, che non abbiamo mai visto in questo dipinto. Quello che bisogna fare è usare delle opportune tecnologie per poter passare questa pittura. Ancora, prendiamo un altro dettaglio incredibile, una raccolta di ritratti, diciamo, che sono stati più o meno evanescenti per secoli, ed ecco che
all'improvviso si rivelano a noi e vediamo in tutta la sua grandezza creativa Leonardo. Una galleria di ritratti che non abbiamo mai visto prima e non c'è nessun'altra testimonianza simile di questa capacità sua su un dipinto, di creare così tante immagini, espressioni, sentimenti, movimento. Tutto questo sta lì sotto. Allora quando vediamo un dipinto forse dovremmo chiederci: ma è tutto quello che c'è da vedere? E perché non proviamo allora a domandarci, a diventare un po' più curiosi, a creare questo valore aggiunto che sta in quest'opera d'arte, ma che per qualche motivo, come è oggi la fruizione delle nostre opere d'arte, diciamo nella migliore dei modi, è passiva. Proviamo a renderla un po' attiva, proviamo a vedere come tutto questo potrebbe avvenire. E in questo caso dettagli come questi non devono sembrare magie della tecnologia. Io ho cercato molto modestamente di sviluppare insieme a degli ingegneri, a degli scienziati bravissimi, a dei giovani, come arrivare a capire la creatività, come arrivare ad apprezzare la genesi di un dipinto, senza per questo essere storici dell'arte. E guardiamo se questo in effetti oggi è possibile e in che misura lo è. The HyperTouch table is a multi-touch surface developed by Kevin Ponto in the Visualization Lab of Professor Falco Kuster in collaboration with UC San Diego Center of Interdisciplinary Science for Art, Architecture, and Archaeology and its director, Maurizio Saracini. It puts versatile interactive visualization at the viewer's fingertips, literally, permitting exploration of artworks in great detail, not only on the surface, but what lies beneath the surface. After a complete diagnostic survey of Leonardo da Vinci's Adoration of the Magi, the multispectral images were uploaded to the HyperTouch table, allowing anyone to explore the masterpiece's state of conservation and the techniques that Leonardo used. Pressing fingers on the surface can reveal the back of the wood panel. Then the X-ray can appear. Then fluorescence generated by ultraviolet light, which can uncover stray dust on the surface of a painting. And in this case, infrared light uncovering the true masterpiece, Leonardo's underdrawing, not seen in nearly 500 years. The detailed preparatory drawing was covered over with brownish paint, likely by another artist, as indicated by pseudo-color infrared imaging and other tests. Under that brownish coat, now visible to anyone who can wipe away the past, are stunning secrets, like the previously invisible workman depicted rebuilding a pagan temple. Also hidden for half a millennium, one of the most spectacular collections of faces ever drawn by Da Vinci. Scusate per l'inglese, ma questo è qualcosa che abbiamo sviluppato all'Università della California di San Diego, insieme ad altre cose che più o meno vi fanno capire che c'è un modo per sapere di più, vedere di più, incuriosirci, ma più che altro farlo in maniera diretta, attiva, interattiva e non essere più così passivi quando andiamo in un museo, vediamo le opere d'arte, leggiamo i titoli degli autori, delle opere, ma niente di più. Dov'è il messaggio che ci arriva? Dobbiamo riscoprire tutto questo. E questo è uno dei tanti ruoli che la scienza può avere, ma non solo per le opere d'arte. In Piazza della Signoria prendiamo a caso un edificio e questo edificio... Questo edificio, per esempio, è uno dei palazzi che è stato costruito alla metà del Settecento, che è un edificio che può sembrare, diciamo così, non dico anonimo, ma certamente che non sembra rivelare altro che quello che noi vediamo, nel senso che anche per gli edifici dei nostri centri storici, ma c'è una storia, c'è un'evoluzione, c'è una trasformazione, c'è in altre parole la nostra cultura che bisogna riscoprire anche nei nostri edifici storici e c'è modo di vedere anche attraverso quello che può sembrare il mondo del visibile, anche sulle strutture architettoniche, e questa volta usiamo un'altra tecnologia, sempre nel settore dell'infrarosso, ma un po' più spinta,
usiamo quello che si chiama l'infrarosso termico e vediamo un'immagine che di per sé non ci sembra così altrettanto significativa, però se facciamo un po' d'attenzione vediamo che c'è un andamento diciamo obliquo, quelle due linee lo indicano come se ci ricordasse delle falde di un tetto. Che vuol dire? Vuol dire molto di più di una curiosità, vuol dire che abbiamo riscoperto quello che in Piazza della Signoria era una chiesa costruita nel 1000, poi successivamente rifatta e ricostruita nel XIV secolo, cioè abbiamo riscoperto un pezzo della nostra storia dell'architettura. Abbiamo individuato una chiesa che ritenevamo distrutta. Pensate di poter fare questo nei nostri centri storici, edificio su edificio, ricostruire il nostro passato. E anche questo è un modo per dare un futuro al nostro passato e per sentirci parte di questa scoperta, di questa curiosità, di questa meraviglia. Ma anche di questo si può rendere noi stessi attivi nella scoperta, nella ricerca. Permettetemi di introdurre un altro piccolo passo usando una tecnologia che tutti oggi stiamo utilizzando, ma per questo scopo. E adesso date un'occhiata a questo filmato. Come vedete è un tablet, si punta contro la parete, con le nostre mani sfreghiamo sopra e si scopre quello che c'è sotto l'intonaco. Si riscoprono porte, si riscoprono rifacimenti murari, si riscopre la storia di questa parete da quando è stata edificata, vale a dire dal 1497. Anche questo, immaginate di poter andare nei nostri centri storici, vedere le facciate, poter semplicemente con il palmo della mano cancellare quello che i nostri occhi vedono e riscoprire il nostro passato. Lo stesso naturalmente si può fare nei nostri musei. Si può andare con un tablet e cancellare quello che noi vediamo con i nostri occhi e vedere la genesi sottostante. Ancora, questa volta abbiamo parlato del Salone, continuiamo, accenniamo un po' alla battaglia di Anghiari. È una lunga odissea questa battaglia che comunque volgerà al termine più o meno per le celebrazioni di Amerigo Vespucci del prossimo anno, grazie fra l'altro all'interesse e alla volontà del nostro sindaco, e permettetemi anche di farvi vedere una piccola visione breve, molto breve, del Salone acquisita con la modellazione tridimensionale a mezzo centimetro, che è un contributo, non è solo una curiosità, non solo per permettere a chiunque nel mondo di poter vedere le nostre bellezze, ma soprattutto anche come mezzo formidabile di conservazione, perché con questa precisione, fra l'altro le pitture murali sono state documentate con la risoluzione di 1 millimetro, possiamo controllare nel tempo l'evoluzione del degrado, gli eventuali spostamenti, pensate solamente a cosa non succede sul soffitto. E questa è una delle tante ricadute, non siamo nello spazio qui, ma sono tante tecnologie che poi ricadono sugli altri beni culturali, perché questo vuole essere lo scopo. Ma vi vorrei far vedere anche come siamo riusciti a ricostruire com'era questo Salone prima dell'intervento del Vasari, che è cominciato all'incirca nel 1560, e come era, cioè la Sala Grande, come vale a dire era al tempo di Leonardo da Vinci quando si è accinto a dipingere la sua pittura murale. Come vedete era ben diverso, soffitto molto più basso, c'erano delle finestre che oggi non appaiono e soprattutto non c'era questa ricchezza, ma c'era Leonardo che ci ha lasciato comunque una testimonianza incredibile, tant'è vero che per oltre 60 anni questo capolavoro veniva considerato e chiamato la scuola del mondo, la più alta manifestazione artistica mai raggiunta da nessuno. E Leonardo era stato incaricato di fare questa pittura come il pittore Celso a Firenze, quando allora c'erano persone come Michelangelo, c'era Raffaello, Botticelli, Ghirlandaio, Verrocchio e così via. Vi faccio vedere a che punto siamo adesso.
Su questa parete, perché su questa che abbiamo identificato il luogo dove è stata dipinta la pittura, cancellate per un momento, immaginate di poter rimuovere tutta la pittura, rimuovere tutto l'intonaco e si legge ogni pietra, ogni mattone per capire cosa è successo, quali sono le trasformazioni, dove dobbiamo andare a cercare e perché. E fra l'altro, insieme ad una ricerca documentaria, poi ci siamo concentrati sull'ultimo dei pannelli di destra di questa parete est e in effetti poi abbiamo anche trovato un'intercapedine tramite un'indagine radar fatta in collaborazione anche con l'Università di Firenze e con una società di Pisa, che ci ha permesso di capire che in effetti in quella zona è lì dove Leonardo ci ha lasciato la sua battaglia d'Anghiari ed è quella che andremo a scoprire fra poco. Ed è più o meno questo che ci aspettiamo, se non così, di trovare, ma certamente nella zona questo è senz'altro anche dimensionalmente quanto ci aspettiamo di trovare. Quindi abbiamo fatto un excursus rapidissimo, vedo che manca poco, è il momento più che altro di indicare alcune proposte che fra le tantissime che potremmo attivare anche oggi, la fruizione interattiva, avete visto pochissimi esempi, ma quanto ci sarebbe da sviluppare sia in ambienti museali che anche sul territorio. Cioè questa augmented reality chiaramente vanno sviluppati, ma va sviluppato anche contenuti. E questo si fanno con campagne di indagini scientifiche su tantissimi dei nostri capolavori. Riscopriamo i nostri capolavori e usiamo la scienza per farlo, usiamo la passione e tanti giovani. Sviluppo di tecnologie per la diagnostica, per il restauro e il monitoraggio dei nostri beni culturali. Ci sono tantissime tecnologie che potremmo prendere, modificare, reinventare, che già esistono, partendo dalle tecnologie spaziali. La creazione di una cartella clinica digitale sembra ovvio, ma non è mai stato fatto. I nostri beni culturali hanno bisogno di essere trattati come pazienti, ma abbiamo bisogno di qualcuno che allora li tratti come pazienti, cioè abbiamo bisogno della figura del medico, che non esiste. Abbiamo il restauratore, abbiamo lo storico dell'arte, dov'è lo scienziato conservatore? Dobbiamo crearla questa figura e ci sono migliaia di ragazzi già laureati che hanno bisogno di avere il loro titolo di studio riconosciuto come conservatori per poter entrare e poter dare il loro contributo per salvare e valorizzare i nostri beni culturali. E anche dargli delle funzioni e dei ruoli. Tutto questo costa zero allo Stato e ancora non è stato fatto. E poi il monitoraggio stesso dei beni culturali, non possiamo preoccuparci sempre solo della nostra salute e questo insieme immenso di beni culturali che abbiamo, lasciarlo andare come se fosse qualcosa di impossibile da gestire o come se tanto abbiamo tante cose, una più, una meno, non ci rendiamo conto che questo è il nostro vero bene, il nostro vero futuro. E la ricerca non invasiva, per esempio, di siti archeologici. Oggi ci sono le tecnologie per fare una mappatura sistematica di tutti i nostri beni archeologici che sono enormi e ancora non scoperti, ma anche sott'acqua. Perché dobbiamo aspettare che ce le rubino? E non fare noi, essere i primi noi a renderci conto di quanto tutto questo è importante per la nostra cultura, ma anche perché è un nostro bene. E allora il mondo, a maggior ragione, viene a trovarci, ad aiutarci, a portarci soldi, ma soprattutto a dare possibilità a noi di creare tanti indotti su tutto questo. Così come anche tecnologie dei nostri uffici esportazione che non si capisce perché quante opere d'arte ci vengono rubate ma anche esportate illegalmente o semplicemente anche tramite canali illegali e manco lo sappiamo. Cioè tutto questo depauperamento di opere d'arte. Dobbiamo riscoprire, cioè dare un futuro per il passato, vuol dire anche stimolare proprio questa curiosità, questa meraviglia, la ricerca, in altre parole, di una nostra identità culturale che passa anche attraverso questa riscoperta. Qui, proprio qui, si parlava di uomo universale, cioè quel concetto di rinascimento dell'uomo stesso che però oggi noi si deve riscoprire di nuovo con una cultura veramente interdisciplinare.
perché i nostri giovani hanno bisogno di una cultura interdisciplinare. Io personalmente non credo che la strada sia sempre di più nella super specializzazione, quanto di un allargamento di conoscenza e di cultura che servirà ai nostri giovani per affrontare proprio le sfide di un mondo così eterogeneo e così complesso. Grazie.